Ciao, vuoi davvero correre più veloce e più a lungo e anche sentirti meno stanco? Allora c'è un fattore che devi conoscere, è il tuo VO2 Max, è il tuo codice segreto, è il codice della performance. Oggi ti spiego come sbloccarlo, migliorarlo e usarlo a tuo vantaggio. Che cos'è il VO2 Max? Il VO2 max o massimo consumo di ossigeno è la quantità massima di ossigeno che il tuo corpo riesce ad utilizzare durante un'attività fisica intensa. È una delle misure principali della tua forma cardiovascolare ed aerobica. Più alto è, più il tuo corpo è efficiente nel trasportare ossigeno ai muscoli e questo significa ovviamente prestazioni migliori, sia nella corsa che nel ciclismo che negli altri sport di resistenza in generale. Come si calcola il VO2 max? Beh, ci sono vari modi per stimarlo. Non sarà oggetto particolare di questo video, ma se volete fatemelo sapere nei commenti e parlerò di alcuni test che si possono fare tranquillamente a casa. Bene, il metodo più preciso è tramite un test in laboratorio, con maschere, tapis roulant e cicloergometri. Però si può anche stimarlo con dei test da campo, come il test di Cooper o un test camminando per 6 minuti. Oppure ci sono alcuni smartwatch, come ad esempio il mio, o di applicazioni di allenamento avanzate che stimano il VO2 max in base alla frequenza cardiaca ed alla velocità. A cosa serve conoscere il tuo VO2 max? Sapere il tuo VO2 max ti permette di capire meglio il tuo livello attuale di forma, di monitorare i tuoi progressi nel tempo, di personalizzare i tuoi allenamenti in modo scientifico e prevenire il sovrallenamento, migliorando anche la gestione dello sforzo. Perché è importante avere un VO2 max alto? Beh, se hai un VO2 max alto significa che riesci a sostenere ritmi più elevati per più tempo, ti affatichi di meno anche durante lunghe distanze e migliori la salute del cuore e della resistenza generale. E si può anche vivere più a lungo, ci sono degli studi che lo collegano a una longevità maggiore, quindi avere un VO2 max alto è un buon vantaggio sia per le prestazioni sportive che anche per la vita di tutti i giorni. Ma quali sono i numeri buoni, i numeri sufficienti e i numeri ottimi per un VO2 max? Adesso vi metterò in sovraimpressione due tabelle, una per gli uomini e una per le donne. I dati sono un po' approssimativi e basati su linee guida comunemente accettate nel mondo del fitness e sono utili per sportivi amatoriali. I valori nelle donne sono più bassi per una questione fisiologica, massa muscolare, volume cardiaco, capacità polmonare, eccetera, eccetera. Quindi nella tabella vedete ho messo le varie età, 20, 30, 40 anni, eccetera, e poi un numero. Sotto una colonna sufficiente, buono od ottimo. Ad esempio a 20 anni un volume, una misura sufficiente di VO2 max è 35, una misura buona è 45, una misura ottima è 55. Ma cosa sono questi numeri 45, 55, 35, eccetera, eccetera? Beh, sono la misura del tuo VO2 max e si misura in millilitri di ossigeno per minuto per chilogrammo di peso corporeo. Quindi avrai capito che più alto è questo numero, migliore è il tuo VO2 max. Se vuoi sapere una curiosità sul VO2 max, il VO2 max si riduce di circa l'1% all'anno dopo i 30 anni, se non si mantiene un allenamento aerobico. Atleti ben allenati possono contrastare questo declino e mantenere valori ottimali anche oltre i 60-70 anni, quindi potete sempre continuare a migliorarlo. E come si può migliorare? Beh, serve stimolare il corpo con allenamenti ad alta intensità. La chiave è spingere il cuore vicino al suo massimo per tempi brevi ma ripetuti e alternare questi picchi di ripetizioni ad alte pulsazioni con recuperi attivi. Ora vi farò alcuni esempi di allenamenti specifici sia per la corsa che per il ciclismo per rendere efficiente il vostro VO2 max. Per la corsa, per quel che riguarda la corsa, è utile l'interval training, ovvero 5-6 ripetute da 3 minuti all'85-95% della frequenza cardiaca massima, con 2 minuti di recupero attivo tra le ripetute. Oppure si può fare del fartlek, ad esempio 1 minuto forte ed 1 minuto piano. Ripetere questa alternanza di minuto forte e di minuto piano per 8-10 volte. Un altro allenamento molto utile sono le salite brevi, un 10 per 30 secondi in salita con recupero in discesa.
Per quanto riguarda gli allenamenti specifici nel ciclismo, si possono fare ripetute brevi da 30 secondi al massimo dello sforzo, più un altri 30 secondi piano per 10-12 volte. Oppure un altro esempio di allenamento può essere un 4x4 minuti al 90-95% del proprio massimo, con 3 minuti di recupero attivo tra una serie e l'altra. Oppure anche in questo caso sono molto utili gli sprint in salita. Un esempio può essere fare 10 sprint di 20-30 secondi su pendenze non troppo elevate, su una distanza breve, però alla massima intensità. Anche in questo caso occorre fare una trentina di secondi di recupero. In entrambi gli sport, per quanto riguarda il ciclismo e la corsa, il recupero è fondamentale. Non aumentate troppo questo momento in cui fate ripetizioni ad alte pulsazioni e non aumentate o diminuite troppo il recupero tra una serie e l'altra. Questo perché ovviamente il cuore deve fluttuare, andare in alto e in basso, però in un breve periodo di tempo. Come mantenere elevato il VO2 max? Il VO2 max, come vi ho detto prima, tende a calare con l'età, ma con una routine costante lo si può mantenere alto. Alcuni consigli possono essere di continuare ad allenarsi 3-5 volte alla settimana, inserire nella propria routine di allenamento settimanale o mensile alcune sessioni ad alta intensità almeno una volta alla settimana, non trascurare il recupero, dormire bene e mangiare in modo sano ed equilibrato. E poi può essere anche utile alternare varie tipologie di sport. Conclusioni finali. Il VO2 max è uno dei migliori indicatori per capire quanto sei in forma e quanto puoi migliorare. Non è solo un numero, ma è uno strumento per diventare più forti, più resistenti e più consapevoli. Allenati con intelligenza, ascolta il tuo corpo e spingi il tuo VO2 max più in alto possibile. Il tuo prossimo record ti sta aspettando. Bene, se ti è piaciuto questo video lascia un like, iscriviti al canale e scrivimi nei commenti se il tuo VO2 max è sufficiente, buono o ottimo. Ci vediamo al prossimo allenamento. Un saluto sportivo da Lucoral.